Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi programmazione un po' diversa sul canale perché volevo portarvi questo video il giorno dell'uscita del libro nelle librerie italiane e stiamo parlando di La vita invisibile di Eddie LaRue. Esce infatti oggi in Italia, praticamente poco dopo l'uscita in lingua nelle librerie italiane per la linea Oscar Volt della Mondadori, in un'edizione che è veramente un book porn per la bellezza, in questa edizione nera con le pagine oro, insomma qualcosa di meraviglioso dal punto di vista estetico. Come ho detto è uscito praticamente quasi in contemporanea, poco dopo l'uscita in lingua, perché questo era un libro attesissimo. Mi sarà piaciuto, vi può piacere, questo libro è un libro problematico, vi dico subito che è un libro in cui io ho trovato tantissime cose belle, molto originali e tante cose assolutamente no. Quindi io vi parlerò delle cose che mi sono piaciute, di quelle che non mi sono piaciute, senza farvi spoiler, così voi potete rendervi conto se è un libro che può far per voi oppure no. È praticamente un libro che si ispira al dottor Faust. Infatti abbiamo questa giovane ragazza che si chiama appunto Eddie LaRue che intorno al 1700 fa un patto con un demone e in cambio della libertà essenzialmente e anche della possibilità di vivere una vita molto lunga cede la sua anima. I patti insomma col demonio, con i demoni non sono mai come ce li aspettiamo. Praticamente Eddie viene, durante la sua lunghissima vita, viene dimenticata da tutti, ma viene dimenticata nel senso che se lei incontra qualcuno e questo qualcuno va in un'altra stanza o va anche in bagno, quando torna non sa più chi lei sia e quindi non, malgrado abbia questa vita lunghissima, malgrado lei sia una persona libera, non può avere rapporti stretti con nessuno perché nessuno si ricorda di lei. Il libro si muove negli anni, anzi fa proprio dei salti dal passato, insomma, da quando lei ha stretto questo patto fino al presente, quindi dal 1700, mi pare 14, al 2014, e fino al presente in cui qualcosa nella vita di Eddie cambia radicalmente, perché per la prima volta nella vita lei incontra qualcuno che la ricorda, che appunto le dice queste famose parole, io mi ricordo. Nei suoi 300 anni di vita praticamente è la prima volta che le capita e cercherà di capire qual è il motivo per cui questa persona la ricorda ed è ovviamente l'unica persona finora con cui Eddie, oltre il demone stesso, può stringere dei rapporti personali. Non vi dirò molto di più perché ovviamente sarebbe spoiler. Però vi posso dire, vi posso categorizzare il libro. Malgrado venga presentato in tanti modi, in realtà questo libro è semplicemente un romance. Il problema fondamentale di questo libro è l'hype creato intorno. La scrittrice è Victoria Schwab, la stessa di Dark Shade of Magic, di Il Principe d'Acciaio, di cui vi ho parlato pochi video fa, anzi ve lo metto sopra nelle schede, se siete curiosi di andarvi a recuperare quella recensione anche giù nell'info box, però è una scrittrice che tendenzialmente io apprezzo molto e che di solito do ai suoi libri intorno alle 4 stelline, perché mi piace molto il suo stile molto leggero di scrittura. Lei ha annunciato questo libro come il libro della sua vita, come il libro più importante nella sua carriera di scrittrice, per cui l'hype intorno a questo libro è stata enorme. Dividerò il video tra fattori positivi e fattori negativi del libro. Vi dico prima i fattori positivi. Perché va letto questo libro? Sicuramente per l'idea originale, la storia insomma dell'incontro col demone, della vendita dell'anima, è sicuramente un'idea molto originale e soprattutto originale è l'idea del fatto che la protagonista venga dimenticata da tutti gli altri personaggi. Lei non rimane nei ricordi di nessuno. Sicuramente questa è una cosa molto originale rispetto a quello a cui siamo abituati a leggere, un'idea di partenza veramente bella su cui gioca tutto questo libro. Quindi sicuramente questa è la cosa che ho apprezzato di più, cioè proprio l'idea alla base del libro. Altra cosa positiva, anche se insomma è stato un po' destabilizzante per gli amanti di Victoria Schwab, che lei qui cambia completamente registro di scrittura, abbandona il suo modo di scrivere molto leggero, molto fresco e adotta una scrittura
molto più impegnata, fatta di tante citazioni. Ecco, se siete amanti di citazioni, dei libri che vi lasciano delle frasi, insomma, se siete amanti se siete quelli che si appuntano le frasi sui libri, se le scrivono da qualche parte, vi piace prendere le citazioni e metterle da qualche parte, questo è sicuramente un libro pieno, pieno, pieno di tante citazioni, ma tante, 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 tante anche tante belle, proprio perché insomma comunque affronta anche temi insomma riguardo la vita anche molto importanti. Sicuramente è un libro pieno, pieno, pieno di citazioni, quindi per gli amanti delle citazioni, se siete quelli che insomma amano scrivere su Instagram frasi prese dai libri, sicuramente non potete farvi mancare questo libro perché è un calderone di citazioni più che un libro in sé. In questo sicuramente è una scrittura molto diversa rispetto a quella che la Schwab ci ha abituati finora, una scrittura che se ci si approccia senza avere aspettative del libro della vita, come lei ce l'ha annunciato, in realtà è anche molto bella, proprio perché ti lascia tutte queste frasi, questi pensieri che proprio ti portano a meditare sulla lettura che hai appena fatto. Quindi da questo punto di vista sicuramente è un libro che consiglio. Altra cosa molto bella è il fatto che lei gioca questo libro, Eddie non può essere ricordata, e gioca tutta l'idea del libro sul fatto che l'ispirazione sia più forte della memoria, del ricordo. Quindi Eddie non può essere ricordata dagli altri, ma può ispirare negli altri soprattutto pensieri artistici. Quindi lei vivrà nei secoli attraverso l'arte delle persone che incontra. Questo da artista, ovviamente, perché sapete che insomma il mio lavoro ha a che fare con l'arte. Ovviamente è una cosa che ho apprezzato molto e anche questa idea di fondo di rendere l'ispirazione un fattore, un perno intorno a cui ruota il libro è sicuramente molto bella per gli amanti dell'arte, per gli amanti della musica, delle arti visive, è sicuramente molto di ispirazione il libro stesso. Ed è una cosa che sicuramente apprezzerete. Oltretutto è un tema veramente poco trattato nei libri, quindi questi temi che vengono trattati insieme al fattore artistico che viene trattato nel libro sono sicuramente degli arricchimenti che il libro dà al lettore, che insomma da artista devo dire ho apprezzato veramente tanto. Queste le note più positive del libro. Ora veniamo alle note dolenti, perché ahimè ce ne sono. Innanzitutto faccio una piccola premessa. Le note dolenti per lo più sono dovute dal fatto che lei ce lo presenta come il libro della vita. Se la Schwab ci avesse detto, oh guarda, ho cambiato stile di scrittura e ho voluto fare qualcosa di nuovo, ci saremmo sorbiti questo libro con molte meno aspettative e secondo me con un pensiero più positivo alla fine, perlomeno nel mio caso, perché lei ce lo presenta come il libro della vita. È sicuramente un bel libro di intrattenimento, ma non è il libro della vita. Andiamo per ordine. Io ho detto all'inizio questo è un romance, perché questo è, non c'è altro, non c'è una trama, non succede niente. C'è Eddie che attraversa i secoli, che ha a che fare con questo demone che lei ribattezza Luke, che ha a che fare con questo ragazzo che incontra, che la ricorda, e non succede nient'altro. Quindi essenzialmente è un romance. Questo ovviamente non è un difetto, assolutamente, io amo i romance, ma i romance hanno una caratteristica fondamentale, proprio perché non c'è una trama, non succedono cose extra personaggi, tutto ruota sui personaggi, quindi i personaggi, la costruzione dei personaggi è fondamentale. Qui la costruzione dei personaggi è veramente un colpo al cuore. Il problema fondamentale dei personaggi di questo libro è che non hanno un'evoluzione. Quando si studia scrittura, la prima regola che ti insegnano è che per funzionare una storia, il protagonista almeno deve partire da un punto A, evolvere e arrivare a un punto B. I nostri personaggi, tutti, compresa Eddie LaRue, non hanno questa evoluzione, partono da A e quando finisce il libro sempre lì fermi sono, ma infatti noi la troviamo all'inizio del romanzo in cui lei, proprio per la vita che ha fatto, insomma, per cui si approccia a fare, molto incentrata su se stessa. Lei si preoccupa della sua vita e giustamente, perché per carità abbiamo Lady all'inizio in una situazione emotiva particolare e
e la sua unica preoccupazione giustamente è essere libera, che va benissimo all'inizio del libro, però dopo l'arco narrativo dei 300 anni, tutte le esperienze che lei ha avuto, lei continua a essere sempre completamente incentrata su se stessa. Malgrado sia un romance, abbiamo Eddie che praticamente in tutto l'arco narrativo non si preoccupa mai degli altri, non si approccia mai agli altri, non si apre mai neanche agli altri. Lei sì è sola, beh anche sola perché vede gli altri sempre come un riflesso di quello che è lei. Fino alla fine, tant'è che lei in realtà non si innamorerà mai di nessuno dei personaggi maschili o femminili del libro scateneranno in lei un sentimento d'amore e lo dice lei stessa, malgrado alla fine questo sia un romance. Quindi secondo me tutto ciò è problematico nel libro. Questo stesso discorso vale per i due personaggi maschili, sia per il personaggio di Luke, che di base aveva un'idea anche affascinante nella creazione del personaggio essendo lui un demone, e sia nel personaggio di Harry, che è questo ragazzo che lei incontra e che appunto si ricorda di lei. C'è tutto un discorso dietro Harry che non potrò fare ovviamente, perché vi spoiler altrimenti perché Eddie si ricorda di lei, e vi ricordo io non faccio spoiler in questi video, per cui tralasciamo il discorso Harry, insomma se avete curiosità andatevi a leggere il libro. Parliamo invece soltanto di Luke. Innanzitutto, Luke è stato paragonato da alcuni lettori a The Darkling. Ora, per favore, riguardo a questo commento, questa è la mia faccia. The Darkling, la Bardugo, come personaggi di Victoria Schwab, detto da una che per carità apprezza Victoria Schwab, ma The Darkling, veramente? Allora, premesso che ovviamente chi dice tutto ciò mente o non ha letto la Bardugo, perché non riesco a capacitarmi di che sia diversamente la questione. Luke è bello ma non balla. Di questo personaggio noi non sappiamo niente, lui non evolve, ma non evolve perché noi non sappiamo niente. È il personaggio che compare in tutto il libro, dall'inizio alla fine, di cui noi non sappiamo esattamente niente. Ha la faccia, l'aspetto da cattivo perché è un demone, ma in realtà, a parte rubare un'anima qua e là, noi non lo vediamo fare niente, niente. Il problema fondamentale sono, secondo me, proprio i personaggi. Ebbene sì. I personaggi in generale, Eddie in particolare, ma i due protagonisti, Eddie e il demone, assolutamente. Soprattutto considerando che nel libro c'è veramente poca trama. Quindi se tutto deve ruotare intorno a loro due non reggono il gioco, purtroppo, ahimè. L'altro difetto grosso del libro, secondo me, è che il libro ha dei salti temporali, presente e passato, che è una cosa che ho apprezzato molto come struttura del libro, però il problema è che nel passato, quando lei vive nel Settecento, la Rivoluzione francese e quant'altro, che sono scene che rendono molto interessante la lettura del libro, in realtà noi potremmo prendere quello spezzone narrativo, ambientarlo in qualsiasi altro posto, in cima a un monte, in Cina 2000 anni fa o nell'epoca moderna in mezzo a una piazza a Venezia, non cambierebbe assolutamente niente, perché non c'è una costruzione dell'ambiente intorno ad Eddie. Così come tutta la psicologia di Eddie ruota intorno a lei, anche il libro ruota intorno a lei, e Victoria Schwab ignora completamente il mondo che la circonda. Quindi noi dell'ambientazione settecentesco, delle avventure che lei va a vivere, di quelle avventure noi dell'ambientazione non abbiamo nulla. Capisco che probabilmente anche voluto dall'autrice per incentrarsi maggiormente sulla psicologia di Eddie, ma appunto, poiché Eddie non regge la scena, la mancanza della costruzione del world building intorno al suo personaggio sicuramente si sente, altro che se si sente, soprattutto perché queste scene che potevano essere veramente belle, immaginiamoci questo personaggio insomma che ha questa vita lunga che scompare nella memoria, e lei la ritroviamo per esempio nella Rivoluzione francese durante la seconda guerra mondiale, insomma sono ambientazioni che sono affascinanti e ci sarebbe tanto da leggere, da scoprire.
assolutamente, secondo me, carenti. Inoltre c'è da dire che il libro è molto lungo, il libro ha più di 500 pagine e poiché non c'è molta trama e poiché appunto i personaggi non reggono la scena, probabilmente sarebbe bastata la metà delle pagine. È un vero peccato. Perché se Victoria Schwab non ce l'avesse presentato come libro della vita, è un libro che sicuramente si apprezza. È un libro che se ci si approccia senza aspettative troppo alte, è sicuramente un libro carino di intrattenimento con una trama originale, con un'edizione italiana che è veramente una cosa meravigliosa, senza però appunto aspettarsi un capolavoro della vita. Partendo invece da aspettative molto alte e comunque da un'idea di base così originale, onestamente mi aspettavo di più. È stata una delusione per alcune cose e sicuramente una ottima lettura per altre. Sono nel mezzo, tirata tra quello che mi è piaciuto e quello che non mi è piaciuto. Ora traete voi le vostre conclusioni, se è un libro che per i vostri gusti può piacervi oppure no. Fatemi sapere se lo avete letto, che cosa ne avete pensato, se siete d'accordo oppure non d'accordo con me. Fatemi sapere se vi ho incuriosito, se insomma siete più per le cose a favore di questo libro o più per le cose negative di questo libro. Scrivetemelo sotto con un commentino. Ad ogni modo esce oggi nelle librerie italiane e almeno per quanto riguarda l'edizione cartacea è una meraviglia, almeno un'edizione veramente bella da tenere in libreria. Sul contenuto del libro, ecco, sono molto indecisa se dirvi che ve lo consiglio oppure no, non lo so, ancora non ho capito. Ad ogni modo, questo è tutto. Fatemi sapere che siete passati lasciando un commentino sotto al video. Io auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!